Ottenere dati su clienti, ma anche potenziali clienti, può far diminuire i costi di acquisizione, perché ad esempio ti permette di accorciare il loro percorso di acquisto, perché scopri alcuni di questi percorsi tramite i dati. Ma bisogna fare attenzione a quali dati si ottengono su clienti e potenziali clienti, perché altrimenti si rischiano brutte situazioni con il GDPR. Ti sto mostrando questo sito che in funzione della email che inserisci ti mostra se quell'indirizzo email ha avuto violazione dei dati, al che farai una faccia strana e penserai: sì, ma cosa c'entra con il percorso di acquisto? Può c'entrare perché in funzione dei domini, cioè i siti collegati a queste violazioni dei dati, puoi profilare il tuo cliente. Andiamo a vedere nel caso di questa mia mail che tipo di siti hanno fatto i generosi, diciamo così. Abbiamo questo sito che si occupa di foto, quindi potrei venire categorizzato come un fotografo o comunque un appassionato di foto. Quest'altro sito è collegato al design, ad esempio di caroselli o comunque contenuti. Anche qui si può pensare che appartengo ai creativi. Datacamp, tutt'altro discorso, siamo su un sito di formazione particolare di, come suggerisce il nome, statistica o comunque scienza dei dati, quindi si può pensare che sono un addetto ai lavori in questo campo, magari hai dei clienti che provengono da un certo campo e quindi può aver senso far leva che il tuo prodotto o servizio è utile per loro. Andiamo avanti. Una violazione su Disqus, che è una specie di estensione che puoi integrare nei siti o anche nei blog per scrivere commenti. Può far pensare che questa persona è abituata a frequentare forum, comunque a commentare ciò che trova fuori da Facebook o comunque altri social. Questo sito sinceramente non ricordo di cosa tratta, anche qui fotografia. Gravatar è simile a Disqus, House è un sito di case, Kickstarter penso che lo conosciamo tutti e MyFitnessPal serve per tracciare cose riguardanti la dieta e l'attività fisica. Anche qui magari vendi ad imprenditori o dirigenti come stati calmo, ma non lo puoi vedere direttamente da questi dati qua, ma lo vedi perché ad esempio la categoria di imprenditore e dirigente a cui vendi ha una fortissima associazione con l'attività. Quindi io ti ho mostrato che questi dati non strutturati, perché non abbiamo nei numeri, abbiamo le parole, ti possono aiutare a farti un'idea della segmentazione dei possibili clienti e anche sulle strategie ad esempio di sponsorizzate se ne fai. Chiaramente, e qui non ti stupirò credo, tutto questo approccio si può automatizzare tramite questa parolina magica che trovi in tanti miei contenuti, cioè una API, cioè accedere a tutto ciò in maniera programmatica anziché interagire con questo sito direttamente. Tuttavia non è gratuito perché, come osservi, serve pagare. Però può avere senso se una raccolta di questo tipo ti permette di ridurre il costo di acquisto del cliente. Se non vuoi pagare ci si può ingegnare su come utilizzare il link di sopra per estrarre dati in maniera automatica, ma bisogna verificare se questa cosa viola delle politiche del sito. Forse da qualche video che ho fatto sui fogli di calcolo di Google hai visto come si può utilizzare questo collegamento per estrarre dati. Cosa curiosa, che non rientra assolutamente nelle finalità di questo video, è andare nella sezione password, perché noi possiamo vedere le violazioni di dati anche in funzione della password. Se inserisco una password assurda, tipo mamma mia, e clicco, vedo che questa password è stata coinvolta in quasi 35.000 casi di violazione dei dati. Quindi questo per dire cosa? Che fa attenzione a che password scegli per i servizi collegati alla tua azienda. Concludendo, io ti ho visto cosa puoi fare, ma non se puoi farlo. E per capire se puoi farlo, ti conviene avere un legale di riferimento con approfondite conoscenze di GDPR, altrimenti rischi brutte situazioni. Se ti interessa qualcosa di più sull'arricchimento dati, che ti consente di avere
la riduzione dei costi menzionata all'inizio di questo video, puoi contattarmi sulla pagina www.staticalmo.com nella pagina contatti, oppure in maniera molto più informale contattandomi sui social che utilizzi più spesso. Attenzione che questa chiamata gratuita potrebbe anche richiedere, come forse avrai intuito, una seconda chiamata, ma non con me, ma con il legale dell'azienda, o comunque un legale verticalizzato su quella tematica che ti ho citato. Ti saluto e alla prossima. Ciao!